Paolo, come sai, io sono lucchese. Lo so, sì. E quindi posso dire che il 90% delle aziende di Lucca fanno hardware. Quindi magari c'è anche qualcuno che ascolterà questa puntata, vedrà questo video. Più che altro sono aziende che fanno carta, cartone e ci sono anche tante aziende che fanno macchinari Mhm. per le cartiere, diciamo. E la domanda che ti volevo fare è perché queste aziende potrebbero aver bisogno di Scrum? In tre parole si chiama quarta rivoluzione industriale, cioè la quarta rivoluzione industriale è definita come non è più il pesce grande che mangia il pesce piccolo, ma il pesce veloce che mangia il pesce lento. No? Le rivoluzioni industriali che si studiano a scuola, sta la prima rivoluzione industriale, il vapore, il cotone, l'agricoltura non per autoconsumo ma per commercio, quindi contadini che si spostavano nelle città e alimentavano quindi l'industria nascente. La seconda rivoluzione industriale è stata con l'acciaio, l'elettricità anche civile, non solo industriale, quindi la corrente alternata e quindi tutto quello che era l'industria pesante, poi alimentata chiaramente dalle grandi guerre. La terza rivoluzione industriale, che si coincide più o meno con immediatamente il secondo dopoguerra, era quella dell'informatizzazione, ok? Quindi l'era digitale. Adesso si parla di questa nuova rivoluzione industriale. È una nuova rivoluzione industriale perché i cambiamenti che stiamo vedendo, non solo nell'industria, ma anche nella società, hanno una velocità che è esponenziale, non è più come prima era lineare, ok? Quindi tutti i settori, qualsiasi tipo di settore oggigiorno, sta subendo delle trasformazioni. Trasformazioni nel modo con cui si creano le cose, trasformazioni nel modo in cui si consumano le cose, trasformazioni anche nell'intendere gli oggetti stessi, ok? Delle cose che prima erano considerate prodotti, compro la macchina, oggi già si parla del fatto di servilitizzazione, cioè una persona domani vorrà pagare un canone per avere sempre una macchina che funziona. Ok? Quindi si sta spostando, sta diventando un servizio sempre di più, cose che prima erano un bene durevole. Quindi cambia completamente le dinamiche. E tra i vari fenomeni che ci sono, al di là della complessità crescente di ogni singolo prodotto, cioè oggi se tu vai da quei signori che fanno macchine per creare, non so, industria cartiera, una macchina che faceva carta rilasciata qualche anno fa, probabilmente è una macchina disconnessa dalla rete, stupida, ok? Con delle aspettative abbastanza lineari. Oggigiorno se vai a vedere prodotti industriali nuovi sono tutti interconnessi, hanno un concetto ad esempio si parla molto di sostenibilità e quindi le macchine devono imparare a consumare meno. Quindi c'è il concetto ad esempio di collegare tutte le macchine con il cloud, misurare la telemetria di queste macchine e elaborare modi, settaggi migliori per consumare meno. Si parla di manutenzione predittiva e quindi per fare manutenzione predittiva vuol dire che io macchina capisco quando mi sto per rompere e ti suggerisco a te operatore di fare delle cose in anticipo che ti costeranno meno. Tu capisci che una macchina così prima era solo ferro e oggi è quasi tutta elettronica e software e non si parla di software, l'interfaccina o l'app mobile, si sta parlando di intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning, ok? Cloud, big data, questi elementi messi insieme su una industria piccolina che prima faceva soltanto prodotti di ferro, crea una complessità che è 2 ordini di grandezza minimo. Quindi come fanno un'azienda che è abituata a pensare in maniera lineare, analizzo, prendo i requisiti, costruisco la macchina e la mando al mio cliente, se le funzionalità sono così complesse? Ha bisogno di qualcosa di iterativo incrementale. E quindi arriveranno comunque all'idea che gli serve un processo diverso perché quel tipo di macchine là non hanno più la possibilità di essere analizzate a priori, ma c'è bisogno di un ciclo di feedback continuo. Quindi il tema è che i prodotti diventano sempre più complessi. L'altro tema è che i clienti sono sempre più esigenti. Cioè siamo abituati da tecnologie molto più rapide, tipo gli smartphone, a un'esperienza utente che è sempre più eccellente, no? Sei sul sito di Amazon e vuoi comprare un libro per tuo figlio da 9,90 € e Amazon ti dice se lo compri entro 8 ore lo puoi avere dopodomani a casa tua. E se lo compri arriva, cioè riesci a mantenere l'aspettativa. Ora, immaginati invece di essere al lavoro in una di queste aziende e dover ordinare qualche centinaia di migliaia di euro di materiale grezzo o apparecchiature per la tua azienda, quindi non sono soldi tuoi, sono dell'azienda. Ma se vai in questi siti dei fornitori B2B, no? Da azienda a azienda,
La tua aspettativa può essere inferiore a quella che hai per un libro da 9,90 € per tuo figlio? No. Quindi anche quello occorre ripensare il modo con cui si pianifica, il modo con cui lavori in aziende, perché? Perché bisogna imparare e migliorarci continuamente. Quindi è diventata una corsa dove tutti corrono e quello che corre meno piano vince. E questo diciamo genera già le basi minime. Dopodiché c'è il tema dell'innovazione, cioè nella terza rivoluzione industriale chi faceva un'innovazione vinceva, aveva un vantaggio competitivo. Nella quarta rivoluzione industriale è chi non innova che sparisce, non che chi innova ha un vantaggio. Quindi l'innovazione deve essere normale, deve esserci un processo costante di innovazione nell'azienda. Se quindi non ristrutturi il tuo modo di lavorare a iterazioni dove hai la possibilità di sperimentare ad ogni iterazione, sei costretto a subire che cosa? Sei costretto a rincorrere gli altri. Quindi tutti quelli che non vogliono e chiaramente se uno rincorre gli altri arriva sempre secondo. Quindi se non vuoi finire a rincorrere qualcuno ed essere poi troppo staccato dal gruppo, occorre che ti ristrutturi per avere un qualcosa di sperimentazione continua nel tuo processo normale. E quindi questi elementi messi insieme chiaramente tu capisci che a macchia di leopardo, no? Quindi non è che domani mattina tutti vorranno fare agile, però mi stanno chiamando aziende in dei settori dove francamente non mi sarei mai aspettato di andare perché da fuori li pensi molto tradizionali, molto lenti, molto, no? E invece a bordo hanno un sacco di tecnologia, un sacco di sfide che non ti aspetteresti.